Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di maggio. Diavolo e appeso, ragazzi. Sento come un periodo un po' costretto, amici dei pesci. L'appeso è una carta di fermo, tecnicamente, e il diavolo può essere riferito a un qualche situazione di controllo o di staticità. Io lo sento sempre molto come se fosse energia repressa, energia contratta, mettiamola così. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente. E per chi volesse una consulenza personale con me, mi può scrivere una mail all'indirizzo che vedete qui. Lo trovate comunque anche sotto nella descrizione del video. Lì c'è anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con il sole. Abbiamo un 3 di spade, il mondo, 2 di coppe, stella, sei di bastoni e 9 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. Tenete presente che questa è l'evoluzione energetica vostra e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse indipendentemente da quale sia la vostra relazione. Allora, la sensazione che ho è che ci sia qualche tipo di amicizia qui. Tenete presente che leggerò questa parte come se fosse single, quindi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Però con la carta del sole potrebbe essere qualche amicizia che vedendo il 3 di spade potrebbe darvi come dei grattacapi. Andiamo a vedere il sole adesso. Avevo il mazzo al contrario, molto bene. Abbiamo un 3 di bastoni e un 6 di spade. C'è come la voglia di andare avanti, la voglia di andare oltre, mi viene da dire, con questa amicizia. C'è voglia di sperimentare cose nuove, di fare cose insieme. Se non avete nessuno, ma proprio nessuno, neanche un'amicizia, questo sole può far riferimento a una persona che potreste effettivamente incontrare verso la metà di maggio, poi dipende sempre dalla decade in cui siete nati, spiego tutto nella guida che c'è sotto in descrizione, però ragazzi è proprio la sensazione che ci sia come questo voler costruire. Andiamo a vedere il 3 di spade, abbiamo il mago, sole nuovamente e 4 di spade. 3 e 4 di spade. C'è qualche tipo di sofferenza qui che ha bisogno di essere guarita. Il 4 di spade è sempre una carta, è uno degli arcani minori della temperanza, proprio perché parla di riequilibrare lo stato psicoemotivo. Tenete presente che il 3 di spade, essendo un elemento spade, riguarda la mente. Quindi fa riferimento alla sofferenza che crea la mente con i pensieri e qui effettivamente c'è un 6 di spade, che è una carta che mi parla delle credenze limitanti, di tutto quello che è il programma con il quale siamo cresciuti a livello mentale. C'è una forte amicizia qui con qualcuno
e io sento che c'è probabilmente la voglia da parte di uno dei due di andare più a fondo, di andare oltre. Andiamo a vedere il mondo. Forza e re di coppe. Da un lato c'è la voglia di avere tutto. In generale, cioè se non avete nessuno è come se aveste voglia di avere un partner, una famiglia, una vita serena, un amico, un'amica, qualcuno con cui confidarvi, qualcuno con cui divertirvi. Però dall'altro lato sento che con questa forza al contrario vi manca un po' il coraggio di buttarvi. Probabilmente qualcuno potrebbe anche essere un po', come vi posso dire, timoroso di innamorarsi o di perdere il proprio centro, perché già qui è molto precario. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Cinque di spade e 8 di bastoni. Ragazzi, io con queste carte ho come la sensazione che non ci sia chiarezza su dove volete andare con questa persona. Cioè, sento che c'è un legame. Secondo me vi conoscete anche da un po', perché c'è questo sole due volte, però è come se non aveste il coraggio, la forza, la visuale di insieme per andare oltre con questa persona. Sento anche che la comunicazione in questo periodo potrebbe essere un po' ballerina, un po'. Magari potreste non sentirvi tutti i giorni o avere come informazioni a pezzi e questo effettivamente non aiuta a capire che cosa vogliate voi e che cosa voglia questa persona. Vi dico, secondo me questa conoscenza inizia proprio come un'amicizia, con queste due carte del sole, o potrebbe proprio essere già un amico che avete, un'amica con la quale c'è un potenziale sviluppo, ma non è ben chiaro perché qui ci sono due carte che mi parlano di qualcuno che non ha le idee chiare in testa, non le esprime, probabilmente qualcuno di voi, come vi dicevo prima, non ha neanche il coraggio, non ha la voglia, cioè da un lato sì, voglio avere il fidanzato, la fidanzata, la relazione, la convivenza, la famiglia, quello che è, però dall'altro sono ancora talmente tanto in questa fase ehm, di guarigione, di riequilibrio, che è come il no, non so che cosa voglio, non voglio necessariamente compromettermi in modo chiaro, cioè è come se ci sono per vederci, però da lì a dire che usciamo insieme è un'altra cosa. La sento un po' così. Fatemi sapere come vi risuona. Andiamo a vedere la stella. Regina di coppe, qua avete il re. E imperatore. Sento che è come se aveste bisogno di avere più compassione per voi stessi, ma anche per l'altra persona. Qui c'è come da ridefinire certi obiettivi. La carta di base è un appeso con il diavolo. Probabilmente queste credenze limitanti vi stanno costringendo e la carta dell'appeso è qui per dirvi: vedete le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Non c'è solo quel punto di vista. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Amanti. E asso di coppe. Quindi sento abbastanza inevitabile, ragazzi, che qualcuno, insomma, verrà coinvolto da questa nuova amicizia, da questa conoscenza, perché con l'asso di coppe qualcosa mi dice che aprirete proprio il cuore. Tenete presente che qua c'è re e regina di coppe, quindi è un po' la coppia predestinata. Devo dire però che con questa carta degli amanti potrebbe esserci come
qualche cosa da dover ancora armonizzare. Fate attenzione a non correre, mi viene da dire, a non ufficializzare la relazione o non dare conferme all'altra persona se non siete ben sicuri di voler costruire, di essere innamorati o perlomeno che ci sia un potenziale. Io credo di sì, che lo vedrete questo potenziale perché effettivamente c'è la stella, c'è come la definizione di qualche obiettivo, però le energie sono ancora un po' incastrate, probabilmente è una cosa che va un po' lenta. Andiamo a vedere il 9 di spade. Quattro di pentacoli e morte. È come se ci fosse il sentimento, se ci fosse il legame, ci fosse un profondo rispetto, cioè sento che avete il cuore al caldo con questa persona. Potreste anche veramente passare dei momenti idilliaci, potreste divertirvi, uscire, però da un lato ho come la sensazione che per voi non sia abbastanza, che vogliate vedere se, tra virgolette, arriva di meglio. Diciamo che inizierete a creare certe dinamiche di continuità senza essere troppo sicuri, secondo me, ehm, di voler costruire, vi dirò. Da un lato non volete lasciare indietro la persona perché vi trovate bene, però dall'altro non volete neanche compromettervi, secondo me. C'è un po' una fase dubbia, ma perché vi state ancora un po' leccando le ferite. Questo 3 di spade può essere, ripeto, un qualche cosa che riguarda prettamente voi, con questo 6 di spade, quindi magari il vostro passato, qualche cosa che, qualche tipo di obiettivo che, che vi tiene legati o che vi ha tenuto legati, e qui vedo come... Secondo me è una bella conoscenza, è una bella persona che voi state sottovalutando perché potrebbe non essere esattamente il prototipo di, non lo so, donna alfa o maschio alfa che voi vi aspettate, piuttosto che potrebbe non avere la posizione sociale, ehm, diciamo, simile alla vostra, cioè ho come la sensazione che ci sia qualcosa che non collimi e che quindi alziate le mani e diciate aspettiamo un attimo, vediamo come va. Ok, ho sbagliato mazzo, allora andiamo a prendere quello della vostra persona di interesse perché adesso indipendentemente dal tipo di relazione andiamo a vedere il movimento energetico dall'altra parte. Allora, cominciamo subito con un 9 di coppe, 8 di pentacoli, fante di pentacoli, imperatrice, 3 di pentacoli, cavaliere di coppe, scusate, di pentacoli e 9 di spade. Impressionante! Entrambe le stese finiscono con il 9 di spade. Questa persona ha l'energia un po' bloccata e tanto focalizzata. Guardate, pentacoli, pentacoli, imperatrice, pentacoli e pentacoli. Ci sono solo soldi. Soldi e roba materiale. Quindi ho come la sensazione che questa persona sia in una fase, in un momento ehm, dove sì, sia, come dire, impostata, se vogliamo, nel creare il suo impero. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 9 di coppe. 4 di coppe, imperatore, 9 di pentacoli e asso di spade. Aspettate perché se no non le vedete. Ok. Devo dire che sì, che di nuovo pentacoli e imperatore, questa persona è come se stesse cercando di creare una stabilità monetaria, una stabilità concreta.
Può anche essere per quello che voi qui avete queste carte, sì, per qualcuno potrebbe proprio esserci una distanza a livello di geografia, ma per qualcun altro una distanza a livello temporale, magari è da tanto tempo che non riuscite a vedervi con questa persona. Direi che la persona è bella tranquilla, è lì, sta comunque cercando di risolvere le sue cose. 7 di coppe, 9 di spade e mondo. Per questa persona c'è lavoro, lavoro, lavoro. È come se volesse aprirsi nuove strade. Per qualcuno c'è un qualche tipo di trasferimento, di movimento residenziale. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. 2 di coppe, 6 di bastoni. 6 di bastoni, 2 di coppe. Sento che questa persona ha voglia di creare un legame ufficiale con voi. È vero che ci sono come delle energie che qui potrebbero bloccare, anche se vi dirò, con l'asso di spade per qualcuno potrebbe proprio arrivare una comunicazione verso metà mese, una notizia, una novità. Può essere una novità, qualche cosa che apre delle nuove strade, delle nuove possibilità con questo 7 di coppe. Anche se sento che sono ancora un po' idee buttate lì, non c'è tutta questa possibilità di concretizzare, ma perché l'attenzione è su altri fronti. Andiamo a vedere l'imperatrice. Luna. E amanti. Guardate, qua c'è imperatore e imperatrice. 2 di coppe, amanti. È come se voi non pensaste che questa persona potesse essere il vostro imperatore e questa persona pensasse la stessa cosa di voi. Può anche essere che con la carta della luna ci sia come o una paura ad innamorarsi o per qualcuno è una figura che ancora è presente nella vita di questa persona. Se non è presente a livello fisico, potrebbe essere presente a livello mentale. Però ho come l'idea che ci sia la voglia di stare insieme, ma è come se ci fosse qualche cosa da lasciare indietro con questo 10 di spade che si è appena girato. Può essere una vecchia relazione. E se guardo la vostra energia, effettivamente è un po' confusa qui, non si dice tutto, ma siete voi, perché questa persona una comunicazione la fa. Qui siete voi che probabilmente non sarete chiari su quello che vorrete. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli, perché ho come l'idea che non sia ancora il momento di costruire. Qui abbiamo un 7 di pentacoli, un 2 di coppe e una ruota della fortuna. Ragazzi, secondo me questa persona un passo in avanti lo farà. Se è successo qualche cosa per cui vi siete sentiti rifiutati, credo che potrebbe anche chiedervi scusa o comunque cercare di rimediare a quello che è stato. Qui c'è la regina di coppe, come vi dicevo prima, sento che cercherete di essere comprensivi, compassionevoli nei confronti dell'altra persona ed effettivamente poi qui abbiamo un cavaliere di pentacoli che mi parla di qualche cosa che va avanti in modo molto concreto ma lento. Guardate, abbiamo un matto e un re di spade. Quindi è come se ci fosse questo nuovo inizio, però con delle regole. Qui abbiamo anche un 6 di bastoni. È come se venissero messe delle regole, dei binari sul quali fare andare la relazione. Però andiamo a vedere questo 9 di spade. Oh, c'era un 2 di pentacoli girato, chissà quando si è girato. Fante di bastoni e 3 di pentacoli. Quel 3 di pentacoli che c'era qui, sento che c'è come un timido inizio a qualche cosa di più serio, ma da parte di tutti e due.
Cioè, qui è come se ognuno dei due all'inizio, o diciamo a metà mese, all'inizio della stesa, avesse le sue rogne da sbrigare, però poi è come se ridefinendo gli obiettivi, rivedendo la situazione da un altro punto di vista, le cose ripartissero in modo un po' lento, effettivamente, però ripartono. C'è l'asso di coppe, il matto, questa bellissima ruota della fortuna. Credo che qui si tratti di definire i confini, di definire, ma sì, ma poi con questo re di spade è un po' il dare le regole a questa situazione, a questa relazione, a questo flirt, a questa nuova avventura, perché per qualcuno si tratta di un viaggio, vi dico, qui c'è il mondo, qui c'è il mondo. Può essere che se siate in un momento dove volete organizzare un viaggio, non si può perché l'altra persona lavora sempre, non si sa quando avrà le ferie, però poi è come se si mettesse un punto e si dicesse, va bene, proviamo in questa data. Proviamo a prenotare qualcosa e vediamo come va. Vi dirò, c'è più voglia da parte dell'altra persona di costruire che non da parte vostra. C'è bisogno ancora di trasformare qualche cosa con questa morte. Ah, però c'è un matto. Sì, sì, secondo me inizia un nuovo capitolo della vostra storia. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Ok, andiamo a vedere un oracolo. Una chiamata d'amore. Qualcuno vi esprime il suo amore e qui abbiamo questo bellissimo asso di spade. Parla anche di messaggi d'amore e vi dice che qualcuno vi pensa e che ve lo farà sapere. La sento una stesa molto romantica, ragazzi. Andiamo a vedere un altro oracolo. Ok. Carta numero 12, elementali, spiriti della natura e i 4 elementi. Questa carta mi parla di secondo chakra. Quindi, secondo chakra è collegato a tutto quello che sono i confini. Spiego tutte queste cose molto dettagliatamente nella sezione degli abbonati, però quando un secondo chakra è, tra virgolette, danneggiato, carente, o magari lavora in eccesso, c'è un problema di confini, non si sa mantenere bene i confini ed è quello che dovete fare con questo re di spade. Delimitare certe zone di azione. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, con la condivisione del video e la vostra iscrizione. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail o scrivermi un messaggio, trovate il numero di telefono sotto in descrizione. E se volete iniziare questo percorso in modo autonomo potete comunque abbonarvi al canale. Lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti divise per settore, quindi sull'amore, sul lavoro, sul denaro, sulla bellezza, sul tempo, ce n'è una quantità. Però in più tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto e basso astrale, di vista eterica, di come sviluppare il terzo occhio. Ho aperto una nuova playlist di esoterismo in questi giorni, quindi c'è tanto 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 materiale, praticamente sono i decenni della mia formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date comunque un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!